Durante il nostro soggiorno siciliano abbiamo apprezzato alcune delle eccellenze isolane. Tipo, adesso venite con noi a scoprire cosa. Ed eccoci on the road in Sicilia. Cosa strana, voi domanderete come mai? Beh, ogni tanto guida anche la Metti. Comunque, cosa stiamo facendo? Abbiamo lasciato Ronic a Termini Imerese all'ormeggio, stava arrivando anche un bel temporalone e abbiamo un appuntamento dall'altra parte della Sicilia con degli amici che ci aspettano nella costa est della Sicilia. Ne approfittiamo 2 o 3 giorni, ormai la barca è sistemata, invernizzata, mancano pochi dettagli e noi ci spostiamo un po' in questa bella isola di Sicilia. Stiamo arrivando a Noto e noto che il meteo non ci assiste. Ed eccoci arrivati a Noto. Siamo dunque giunti in questo bellissimo paese barocco siciliano. Abbiamo raggiunto i nostri amici, abbiamo pranzato con loro, fatto 2 chiacchiere e adesso, visto che comunque resteremo qua a Noto un paio di giorni, ci spostiamo con loro verso un altro bel paese del sud siciliano, del Siracusano. Esattamente dove andremo? Marzamemi. Venite con noi sempre. Classico esempio di barocco siciliano in questa città. Comunque domani ce lo guarderemo con più attenzione. Oggi purtroppo la giornata è stata uggiosa, Ha piovuto anzi quasi tutto il giorno. mentre eravamo in casa dei nostri amici che stavamo pranzando è proprio diluviato. C'erano le scale, le strade che erano dei fiumi in pieno. Dove abbiamo la macchina fortunatamente non si è allagata, quindi è tutto abbastanza tranquillo, però è stata una giornata molto piovosa. Eccoci qua, porto di Marzamemi. Come sempre noi ci avviciniamo alle barche. La piazzetta della Tonnara di Marzamemi. E siamo infine arrivati al concerto per sax del nostro amico Gianfranco.
la nostra casetta per 2 giorni. Siamo a Noto. Vai, chiudiamo casa e andiamo a vederci la città. Oggi finalmente giornata di sole, calda. Siamo a fine settembre, è caldissimo come in estate. Finalmente ci godiamo un po' di Noto. Anche qui a Noto si denota la presenza ancestrale nell'antichità e della cultura araba. Un po' come a Cordoba troviamo tutti questi vicoletti con le piante, con tanta acqua che scorre, molto freschi anche d'estate. È veramente un luogo molto molto simile, con queste stradine strette e queste case racchiuse. Cosa vedi là in fondo, Mauri? Il mare! Ah, Che fai? Ti butti di sotto? quasi ci stavo pensando. La sala degli specchi, per questi 2 specchi enormi che sono qua presenti. Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più figo del reame? Ecco qua che abbiamo trovato la nostra amica Ilaria e soprattutto abbiamo trovato Leo. Eccolo qua Leo, che è il protagonista. Leo, saluta. Ciao, bello! Sì, aiuto! Guardalo! Aiuto! I terrazzini di questi palazzi sono straordinari, un'architettura stupenda. 2 donne e un cane. Splendidi bassorilievi della porta d'ingresso del Duomo di Noto, molto belli. Weekend di Sicilia musicale.
Questo alle mie spalle è il convento, il vecchio convento di Noto, e c'è una cosa stupenda, la bellezza delle finestrature gratinate per le suore, ossia queste bellissime finestre che hanno queste grate da dove si può ammirare fuori, ma con difficoltà si viene a mirare dentro. Terza domenica di maggio a Noto c'è la famosissima Infiorata. Qui è un'immagine mi fanno impazzire questi interruttori in ceramica vecchissimi, funzionanti, ancora funzionanti. Mi ricordano un po' la casa dei nonni, quando da bambino andavo in campagna dai nonni, avevano questi isolatori in ceramica e lo stesso interruttore in ceramica, fantastici. Questo è il Teatro Antico di Noto del 1860, dedicato a Tina Di Lorenzo, un'artista che a 11 anni ha fatto degli spettacoli, poi è emigrata in Argentina, è diventata famosa e poi qui è tornata. E questo è dedicato proprio a lei, un piccolo teatro da 300 posti di capienza, ancora operativo tutt'oggi, dove si realizzano principalmente spettacoli di prosa e qualche piccolo spettacolo musicale. E ancora oggi, dopo una bella giornata fino alle 4, era una giornata stupenda, adesso è venuto questo temporalone. Scendiamo verso Scicli! dove questa sera i nostri amici Nicola e Gianfranco hanno un concerto che andremo a vedere naturalmente. Ed eccoci che il nostro giro fra le città barocche della Sicilia prosegue. Oggi pomeriggio siamo arrivati a Scicli e ora ve la mostriamo. Che caratteristiche ha Scicli? Perché è importante? È una città patrimonio dell'UNESCO dal 2002. Ma la cosa più importante che forse ai nostri follower interessa, che è la location su cui sono stati girati la maggior parte degli episodi di Montalbano. Ecco, quindi è importante anche e soprattutto per questo motivo. Set cinematografico.
pensionati in Piazza della Chiesa. Mauro, che vuoi fare? Ancora non sono pensionato, quindi... Pietre oramai levigate dal passaggio dell'uomo. Il riposo del guerriero? Beh, oggi abbiamo camminato, siamo già a 12.400 passi. Beh, effettivamente sì, un po' stanchini adesso lo siamo dopo tutte queste Sì. camminate. Abbiamo camminato abbastanza. Quindi ci sta un aperitivo? Potrebbe anche starci, sì. Nel regno del barocco siciliano ci siamo veramente presi il nostro tempo camminando tra queste bellezze tufacee, queste costruzioni nel tufo chiarissimo. Noi pensavamo che Scicli, vista sulla carta, visto che la strada era tutta curve prima di arrivare a Scicli, fosse su una collina. Tutt'altro, è in un avvallamento, quindi noi con la strada non si sale ma si scende. In questo avvallamento c'è un paio di canyon di tufo, che è dove nei periodi delle piogge ovviamente scorrerà l'acqua. Anche qua le casas cuevas che assomigliano un po' a Setenil de las Bodegas che abbiamo visitato in Spagna. E qua è uno dei luoghi dove hanno girato Montalbano, commissariato di Vigata. Al Palazzo Spadaro, dove questa sera c'è il concerto dei nostri amici Nicola e Gianfranco.